ciclo di attività che trovano il sostegno anche del Warcraft Council Europe, per cui il webinar verrà poi posto su YouTube anche con i sottotitoli in inglese, in modo tale che sia fruibile e che la nostra esperienza, ciò di cui andiamo a parlare stasera, possa avere anche una diffusione a livello europeo. E soprattutto rientrano anche in una serie di attività che il Warcraft Council Europe e che anche noi come Artex vogliamo fare nell'ambito del New European Bauhaus Project. Quindi cerchiamo un po' di allargare i nostri orizzonti. Il tema della sostenibilità ora è imprescindibile, quindi poi non lo sto a dire perché Cristina Gabetti lavora da anni su questo tema e ora veramente siamo arrivati al dunque, siamo arrivati al cuore del problema, no? E quindi cerchiamo di dare qualche idea, qualche spunto, qualche tema di riflessione attraverso appunto un'esperta di un settore e un operatore che comunque sia l'approccio alla sostenibilità ha fatto appunto il focus della sua attività. Non mi dilungo oltre, due parole, ora Cristina Gabetti non ha bisogno di presentazione, ma giusto due parole per introdurla, è una giornalista italo-americana, una speaker e una consulente per la sostenibilità. Tra le mille cose che ha fatto, che continua a fare, ha scritto anche diversi libri proprio sul tema della sostenibilità e, cosa molto importante, anche uno per le scuole, che al momento è arrivato a raggiungere oltre 1 milione di studenti, quindi questa sua voglia e volontà e capacità di coinvolgere il pubblico e di diffondere tematiche inerenti alla sostenibilità, stasera la ringraziamo perché la mette, diciamo così, a nostra disposizione per questo primo webinar sulla sostenibilità. Quindi io ringrazio Cristina, ringrazio Niccolò, lascio la parola e vi ascoltiamo tutti con estrema attenzione. Grazie. Grazie mille a voi, è un piacere per me partecipare a questo webinar sull'economia circolare, che è un termine sempre più usato, che rischia purtroppo, come tanti altri legati allo sviluppo a prova di futuro, e penso a sostenibile, una parola che detesto, penso a impatto zero, ad acronimi quali SDG o SDG, di diventare uno slogan distante dall'applicazione concreta. E quindi prima di presentarvi Niccolò Cipriani, che ci parlerà della sua esperienza con RIFO, mettiamo un attimo a fuoco il contesto. Perché progredire concretamente verso uno sviluppo che rispetti i limiti dei sistemi naturali dai quali dipende la nostra vita sulla Terra, ricordiamocelo, perché questa interdipendenza sovente la scordiamo, è molto molto complesso. Bisogna attingere a conoscenze scientifiche che siano di natura biologica, chimica, a un'infarinatura importante sui percorsi legislativi. Bisogna avere conoscenza sull'economia, sulla struttura sociale, organizzativa all'interno delle aziende, per conoscere a fondo sia le sfide che le opportunità e progettarle in maniera sistemica e in maniera pratica. La nostra società purtroppo funziona ancora secondo un modello economico lineare, ossia produzione, consumo e scarto. E recepire gli scarti in modo da poterli mettere poi in un ciclo rigenerativo, ossia creare nuovi prodotti, è molto complicato e questo lo approfondiremo tra poco con Niccolò. È possibile, ma la spinta è fondamentale che nasca proprio dal cuore, da una volontà irresistibile di fare parte della differenza, perché se no ci si ingarbuglia in una serie di meccanismi, di regole, eccetera, che sono veramente difficili da conoscere e da usare. Ricordiamoci anche che tutto quello che nasce da materiali di scarsa qualità o misti difficilmente potrà migliorare attraverso un processo di trasformazione. E pensiamo un momento alle difficoltà che abbiamo come cittadini quando facciamo la raccolta differenziata in casa o in azienda. Quante volte siete incerti sulle componenti di un rifiuto, quindi non sapete dove metterlo? Pensate al tempo e alla pazienza che ci vuole per separare la finestrella di plastica o il pluriball dalla carta, togliere i residui organici dai contenitori di plastica. E ricordando questa complessità e questa tediosità, immaginiamoci
che un consumatore non sarà mai in grado di separare materiali misti che sono dentro ad una fibra, e farlo a livello industriale comporta trattamenti chimici o meccanici che nel complesso tante volte fanno peggio, cioè fanno più danno che bene. Il campo tessile, che è il tema di oggi, nella sua vastità è tra le attività più inquinanti. Secondo il programma ambientale delle Nazioni Unite, è responsabile del 10% della produzione globale di anidride carbonica, ossia più dei voli internazionali e del trasporto marittimo combinati. Il problema è che però non genera solo gas serra, rilascia inquinanti, l'industria tessile nel suo complesso, nel suolo, nell'acqua e anche nei nostri corpi. Dobbiamo ammettere che il fast fashion è una tragedia dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. E gli sforzi ce ne sono, lo vediamo, ma sono tutti parziali. I big brands che fanno una capsule collection, cioè è tutto un micro che poi le aziende usano facendone un macro, quindi mettendo tanta enfasi su una piccola cosa che il consumatore viene deviato ed è convinto che quel brand sia seriamente impegnato in un percorso di trasformazione. Ma la manodopera a basso costo è insostenibile e senza quello non sarebbe possibile inondare il mercato di appunto abbigliamento low cost. A livello globale consumiamo 62 milioni di tonnellate di prodotti tessili all'anno. Entro il 2030 si prevede che questo consumo raggiungerà i 102 milioni di tonnellate. Noi siamo inondati da numeri che sono talmente grossi che poi alla fine non sappiamo neanche come rapportarli, ma in questo sarà molto bravo Nicolò perché porterà la situazione a livello Italia. Ma rimaniamo ancora un attimo nel mondo. Secondo diverse ricerche della Ellen MacArthur Foundation, McKinsey e World Economic Forum, dal 2000 la produzione di abbigliamento è raddoppiata. E quindi cosa succede? Il tempo di utilizzo è diminuito a volte a livello, la stima globale è a livello di secondi, cioè vi rendete conto? È veramente una follia. È quasi comunque la metà del tempo delle volte rispetto a 15 anni fa. C'è chi investe molte risorse in ricerca e sviluppo per produrre materiali nuovi e qualche giorno fa leggevo la notizia che una società biotech che si chiama Modern Meadow ha fatto una partnership con Syntex, che è un'altra grande e importante azienda sullo sviluppo di materiali innovabili, per dare vita a nuovi materiali impermeabilizzanti. È certo che dobbiamo guardare con ottimismo al ruolo delle tecnologie, però l'innovazione corre velocissima e lentissimo invece il processo di regolamentazione e la definizione di standard unici per valutare l'intero ciclo di vita di tali materiali. Questo processo di valutazione che si chiama LCA, che sta per Life Cycle Assessment, ossia appunto valutazione del ciclo di vita, è uno strumento ancora costoso, lungo e complicato, dunque è per pochi. E intanto però il mercato continua a essere inondato dal fast fashion, generando un aumento vertiginoso di capi da smaltire. E come abbiamo tutti modo di vedere, se leggiamo le etichette, sempre più si usano fibre miste che contengono plastiche, principalmente poliestere e nylon. Ma come abbiamo detto prima, riciclarli, separarli è un processo industriale complesso. Esistono strumenti per determinare la potenziale riciclabilità di questi tessuti, quali ad esempio gli infrarossi NIR. Anche lì però i risultati sono scoraggianti, sono state analizzate diciamo grandi balle di tessuti e viene fuori che la componente riciclabile è bassissima, siamo al 15%. Non possiamo peraltro immaginare di analizzare tonnellate di materiale che poi alla fine spediamo nel sud del mondo dove finiscono in immense discariche. Prima che l'umore cali sotto i tacchi, introduco con piacere Nicolò Cipriani, che è il fondatore di Rifo, e unisce economia circolare, artigianalità e moda sostenibile in un modo esemplare. Durante un viaggio di lavoro in Vietnam nel 2017, Nicolò vede con i suoi occhi il tragico destino degli abiti low cost. Torna in Italia, va a Prato, dove esiste già da tempo la cultura della rigenerazione dei tessuti e grazie al crowdfunding raccoglie il necessario per trasformare la sua visione in realtà.
Entra in un programma di accelerazione, fa squadra con ragazzi motivati, competenti e fonda Rifo SRL. Quindi veramente, Nicolò, complimenti perché fate un bellissimo lavoro ed è appunto un lavoro olistico. Ma rimaniamo ancora un attimo sul contesto. Nel blog sul vostro sito, che consiglio a tutti perché gli articoli sono estremamente chiari e informativi, fate il quadro sui consumi in Europa. Ogni anno vengono consumati quasi 26 kg di prodotti tessili per abitante. Di questi, il 42% diventa rifiuto e viene buttato via. Stiamo parlando di circa 11 kg di vestiti a persona. Tutto il resto finisce nell'indifferenziata. Spieghi tu perché? Allora, innanzitutto ringrazio per l'introduzione. Il fatto è che purtroppo tanto di quello che noi consumiamo non è fondamentalmente riciclabile. Allo stesso tempo il sistema attuale non prevede una raccolta differenziata ancora in vigore, diciamo, implementata sui tessuti tessili, e quindi sia per la sovrapproduzione che per il sovracconsumo vengono creato tanto scarto che purtroppo alla fine finisce in una discarica non inceneritore. Questo problema è un problema che non riguarda solo l'Europa, non riguarda solo l'Italia. Sicuramente a livello europeo si consuma tanti capi di abbigliamento e al momento si sta anche ragionando a livello europeo di responsabilità estesa del produttore, perché purtroppo tanto di quello che viene prodotto non viene disegnato, non viene realizzato in maniera tale che possa essere riciclato di nuovo. Quindi sono argomenti molto attuali, ma purtroppo ancora acerbi a livello di discussione anche regolamentativa, e c'è bisogno di un approfondimento sia da parte della Commissione europea, ma poi dopo del governo italiano, per implementare delle pratiche più sostenibili nel riutilizzo, ma soprattutto nel riciclo dei capi di abbigliamento. E come dici tu, è fondamentale l'elemento del design, perché se un prodotto non nasce poi per poter avere nuova vita, diventare materiale prima-seconda, il suo destino è segnato. Spiegate nel blog che in Italia è stato recepito un decreto legge europeo sull'economia circolare che obbliga ad aumentare nelle nostre città i contenitori per la raccolta degli indumenti dismessi. Ma non basta, e a te la spiegazione, perché lo dite in modo molto chiaro nel blog, ma intanto raccontiamolo a chi è collegato. Sì, non basta perché ancora deve essere completamente in vigore, quindi in realtà non è ancora presente nelle grandi città italiane, quindi ancora è una cosa molto che è rimasta sulla carta, e sicuramente non è sufficiente, perché purtroppo il problema è che bisogna migliorare la qualità di quello che viene raccolto, e per migliorare la qualità di quello che viene raccolto bisogna migliorare la qualità di quello che è stato prodotto. Il problema è, una volta che ci saranno questi textile hub, capire effettivamente quanto di quello che viene raccolto si può effettivamente portare a degli impianti di riciclo. La problematica principale in questo campo è in realtà la composizione mista, perché la composizione mista, quindi una composizione dove vi sono più fibre al suo interno, comporta delle difficoltà notevoli per un riciclo meccanico, e al momento ancora purtroppo è la composizione più presente nelle collezioni dei capi d'abbigliamento, perché è anche il modo per rendere un capo più economico possibile, mixando le fibre. Quindi i passi che sono stati fatti sono interessanti, sicuramente la direzione è giusta, ma ancora non sono sufficienti per garantire un'industria circolare nel campo dell'abbigliamento.
E poi c'è un aspetto fondamentale che manca, e questo non solo riguarda questo settore della conversazione di oggi, mancano delle linee guida chiari, trasparenti, comprensibili, che partano ovviamente dai legislatori, che tante volte non conoscono a fondo un problema, per cui finiscono per dare delle disposizioni che sono, diciamo, vaghe. Allora, nella vaghezza purtroppo si crea più complicazione che soluzione, perché ricordiamolo che il conferimento errato di un qualsiasi materiale destinato al riciclo genera dei problemi grossissimi. Infatti il passaggio dai cassonetti al porta a porta, questo per la raccolta appunto differenziata dei materiali che consumiamo in casa e nelle aziende, hanno comportato un miglioramento, pensate, del 70%, e oggi chi sbaglia paga, perché si multa il condominio e si sa che in quel condominio qualcuno ha fatto un errore, poi ci si riunisce tutti, ci si dà la colpa a vicenda e poi io finisco per fare dei tutorial in continuazione a tutti. Però anche, va bene, esistono i cassonetti intelligenti che sono in grado di orientare, però il cassonetto come mentalità è ancora quel luogo dove la gente butta cose che vuole togliersi di mezzo, e purtroppo i cassonetti per le raccolte degli indumenti sono tante volte così, cioè sono cose, la gente conferisce cose che non porterebbe neanche nella propria parrocchia, quindi come possiamo immaginare di avviare poi un processo di riciclo sano? Bisognerebbe separarli per tipologia, ma tante volte il consumatore non sa riconoscerla questa tipologia. C'è peraltro un fortissimo disallineamento temporale tra l'accelerazione dei problemi e, come abbiamo detto, la lentezza burocratica. Quali ostacoli, Nicolò, avete incontrato mettendo su Rifò? O quali state affrontando adesso e come li risolvete? Allora, sicuramente gli ostacoli più grandi che abbiamo quando si parla di riciclabilità dei capi, che abbiamo anche con i nostri servizi circolari diretti, dove le persone ci possono dare i loro vecchi maglioni di cashmere, di lana, oppure i loro vecchi jeans, è che molto spesso è difficile che gli indumenti rispettino i requisiti di riciclabilità, quindi raccogliamo tantissime cose che purtroppo non possiamo riutilizzare perché o hanno troppo elastan o sono misti, quindi sono 50 lana e 50 cashmere, oppure addirittura sono 30 cashmere e 70 acrilico. Quindi una delle difficoltà che abbiamo è effettivamente trovare gli indumenti che possono essere portati nel nostro processo. Ovviamente noi si parla di processi di valore dove uno scarto viene trasformato in una fibra e successivamente in un filato. Quello che si può fare sempre con queste fibre miste è quello che in gergo viene chiamato downcycling, ovvero trasformarle in novatta in materiale per pannelli fonoassorbenti, per l'automotive e così via. Quello che noi cerchiamo di fare invece è sempre di valorizzarlo, e qualora non sia possibile allora lo utilizziamo per altre tipologie di prodotto. La difficoltà sinceramente è proprio questa, che purtroppo oggi non abbiamo ancora la concezione, ma non è chiaro che cosa sia riciclabile e che cosa no. Non ci sono degli standard di riciclabilità né a livello italiano ma nemmeno a livello europeo per stabilire se un prodotto è destinato a un riutilizzo o una riproduzione oppure no, a una filiera lineare. Bisognerebbe sì, nella fase di creazione stabilire se un prodotto è destinato a un'economia circolare o a un'economia lineare, e ancora questo non è in pratica. Allora, una cosa hai detto che mi piace sempre imparare cose nuove, ogni giorno questo regalo mi arriva in un qualche modo. Io non avevo idea, ad esempio, che due fibre naturali, quali lana e cashmere, non potessero poi entrare in un processo di rigenerazione perché appunto è una fibra mista, seppur due tipi di lana diversa. Sì, perché non è, diciamo, né lana né cashmere, quindi non lo puoi utilizzare per fare un maglioncino di cashmere riciclato né per fare un maglioncino di lana riciclato. E quindi è sempre importante partire da prodotti che sono monomaterici, così da facilitarne la riciclabilità. Che tra l'altro basterebbe mettere in etichetta monomaterico, perché poi sappiamo, conosciamo, ci sono filiere poi per
i sintetici che sono di riutilizzo. Dal momento che ci fosse monomaterico e la sigla che indica il materiale, già sarebbe più facile forse avviarlo verso una filiera, diciamo, rigenerativa. Allora, tu hai già usato un inglesismo, per me non è un problema essendo madrelingua inglese, ma per i più lo è. Quindi upcycling, downcycling, greenwashing, recycling. Magari qualcuno, scusate, ma c'è un cane che è entrato in scena. Non lo so, se c'è qualcuno che è collegato che si chiede che cosa significano questi termini, si faccia avanti. E se no, secondo te, perché continuiamo a usare termini, cioè, inglesi quando basterebbe un minimo come dire, di sforzo per italianizzare e rendere più comprensibili processi molto complicati agli utenti finali? Allora, è una bella domanda e secondo me perché, diciamo, questi studi, queste tematiche sono state prima affrontate in paesi anglofoni, soprattutto a livello accademico, e quindi sono stati coniati questi termini che ancora non prevedono una traduzione in italiano. Nel caso del recycling, la rigenerazione è una cosa che a Prato si fa da più di 100 anni, quindi c'è il termine fibra rigenerata che comprende e spiega il processo. Per upcycling, downcycling effettivamente non c'è un verbo che descrive esattamente il processo, se non quello anglofono. Sì, scusa, le donne sono bravissime a fare multitasking, per cui salutavo, ma ti ascoltavo nel contempo. Ok, quindi comunque tu hai spiegato il downcycling, magari di 2 parole per definire upcycling e poi arriviamo al greenwashing. Sì, allora upcycling è un processo diverso dove io posso prendere 2 jeans, confezionarli per trasformarli in un cappellino, che è anche una collaborazione che facciamo con Levi's. E questo processo, a differenza del recycling, comporta un minimo utilizzo di nuove risorse. In realtà semplicemente una luce che serve per confezionare eventuale materiale per cucire, però è principalmente un processo creativo ed artigianale. Invece nel processo di riciclo comunque c'è un impatto, anche se minimo, perché c'è un processo di trasformazione che implica energia ed acqua. Questa è la principale differenza. Quindi l'upcycling non è energivoro, è un processo che però ha un limite rispetto al recycling perché è difficile fare le quantità, è difficile rendere il processo scalabile, nel senso che è molto creativo e quindi varia tanto dalla tipologia di prodotto che usiamo per partire e per creare il prodotto finale. Certo, e quindi insomma si usa quello che si ha a disposizione. C'è un ottimo test, ce ne sono un paio sul blog di Rifo, per invece capire come identificare il greenwashing, che significa in essenza cioè parlare bene e razzolare male, per metterla proprio in termini brutalmente italiani. E quindi se volete capire quanto le promesse di un brand che vi piace siano concrete, il test sul loro blog è molto efficace. Adesso Nicolò, ci racconti come funziona il vostro ciclo di produzione, quindi dal reperimento della materia prima alla trasformazione e alla vendita, e poi devo chiederti che cosa fate con il materiale che non riuscite a trasformare. Allora, noi abbiamo, ovviamente c'è un mercato della materia prima seconda che viene utilizzato dai nostri fornitori. I canali che vengono utilizzati sono prevalentemente 2. Pre-consumer, se sono scarti industriali, e spesso arrivano dalla filiera del lusso italiana, e per quanto riguarda il cashmere e la lana, e post-consumer se viene raccolto, diciamo, dalle organizzazioni che fanno la raccolta, poi viene selezionato, smistato e rivenduto qui a Prato. Quello che viene fatto, diciamo, da una produzione locale è soprattutto un lavoro di selezione di cernita sulla base della qualità e del colore. Quindi una volta che i vecchi indumenti, gli scarti tessili arrivano qui a Prato, ci sono delle persone che si chiamano cenciaioli, perché cencio in toscano vuol dire scarto, e loro selezionano i capi sulla base della qualità, eliminando se ci possono essere delle impurità, come può essere
un filato di cucitura in poliestere o in nylon, oppure nel caso del pre-consumer se la cimosa è stata fatta con il nylon. Quindi vengono eliminate queste imperfezioni, perché purtroppo se rimangono possono portare a un prodotto finale di bassa qualità, e selezionano per colore, perché si cerca il più possibile di non ritingere, quindi si parte dai colori disponibili e si fa il colore sulla base, diciamo, della richiesta del cliente finale. E così facendo c'è un notevole risparmio di acqua, energia, CO2 e così via. In realtà questo nasce a Prato non perché volevano fare un processo sostenibile, ma perché volevano risparmiare e fare un processo economico. E tutta questa produzione del cashmere, la lana riciclata, in realtà nasce perché c'era un'esigenza, soprattutto nel dopoguerra, di avere un materiale di buona qualità a un costo inferiore, per la mancanza del riperimento, per la difficoltà nel riperimento di queste materie prime, e così si inizia a riciclare la lana e poi il cashmere. Quindi fa parte della tradizione, e si dice sempre che qui si fa economia circolare inconsapevolmente da più di 100 anni. Poi ovviamente questo processo oggi si usa anche sul cotone e su altre fibre, perché se prima c'era la richiesta della lana e del cashmere riciclato, soprattutto per il loro prezzo molto buono rispetto a un prezzo vergine, oggi c'è una richiesta sul cotone e su altre materie prime riciclate, anche se non sono più economiche rispetto a quelle vergini, perché c'è una consapevolezza maggiore. Perfetto. Dimmi, questa è una domanda un po' scomoda, ma che fate con i materiali che non riuscite a rimettere in... Allora, quello che noi abbiamo fatto è, abbiamo sviluppato una soluzione che si chiama Fluffy Pack, che è un packaging di feltro che usiamo soprattutto per il nostro e-commerce. È in fase adesso di sviluppo, di test, e lì ci può finire tutto. L'importante è che non ci sia nel capo più del 10% di elastano. Ah, perfetto. Sì, che mettono ovunque, perché ormai non riesci quasi più a trovare neanche un paio di jeans che non sia elasticizzato. Vabbè, penso a casi virtuosi, più virtuoso, che non nasce ovviamente da fibre naturali, ma alla fine è la storia di Patagonia, che da molti anni consente al consumatore di conferire dei capi in pile, che è un derivato dal PET, dalle bottigliette dell'acqua. E mi viene in mente che nei negozi che vendono i vostri prodotti sarebbe bello magari fare anche dei drop-off points, dove uno può andare a lasciare un proprio capo, e sarebbe anche un processo educativo, siccome avete anche una community che voi diciamo coinvolgete e che cresce insieme a voi, magari c'è una cosa a cui avete pensato? Sì, in realtà lo facciamo già, nel senso che diamo la possibilità a negozi o anche aziende di avere dei nostri raccoglitori, dove le persone possono portare i loro maglioni o i loro vecchi jeans, e in cambio ricevono un codice sconto da 10 euro. La cosa interessante, soprattutto nei negozi, è che questo insegna molto al cliente finale quali materiali sono riciclabili o no, perché gli fa capire l'importanza di avere delle fibre, diciamo, dei materiali monomaterici. Dei prodotti, scusate, esatto. Quindi questo è una cosa che viene molto apprezzata dai negozi che aderiscono al servizio. Lo dirò a un negozio che ho qua vicino, perché sono subito andata a vedere i punti vendita e sapevo che c'è un negozio di fianco a me che vende i vostri cappellini. E anzi, sono passata lì oggi, ho detto che ti avrei incontrato, mi ha detto chiedigli cosa fanno per l'estate. Hanno anche una linea, quindi vuol dire, la domanda tecnica sarebbe allora rigenerate, prendete dai cenciaioli anche cotone rigenerato, fate una collezione estiva? Allora, facciamo una collezione estiva in cotone rigenerato, però a differenza di quella cashmere e lana non viene prodotta qui a Prato, perché Prato è specializzata su lana e cashmere. Quindi il filato arriva qui e poi lo tessiamo qui a Prato, però il processo di rigenerazione non avviene qui. Ok. Allora, secondo i dati più recenti, il consumatore purtroppo, e questo è anche legato alla crisi, non è disposto a spendere di più per prodotti sostenibili. Qual è la vostra esperienza e come definite il prezzo di un capo? Allora, bella domanda. Sicuramente anche con questa recente crisi energetica, dove il potere d'acquisto delle famiglie italiane è diminuito, è venuto fuori il problema. Allora,
In realtà quello che noi cerchiamo di fare è di spiegare che cosa c'è dietro il nostro prodotto, le storie, il valore, al di là del prezzo. Ovviamente, soprattutto in Italia, c'è tanta contaminazione da parte del fast fashion sul prezzo, quindi si presume che il costo giusto di una t-shirt sia 10 euro, quando in realtà se si vuole produrre, soprattutto in Italia, è impossibile, perché solo confezionare una t-shirt sono almeno 6 euro. Quindi quello che vediamo è in realtà, nonostante noi abbiamo un margine trasparente che in media è del 3 per su tutta la collezione, non facciamo saldi o sconti, quindi rimane costante per 365 giorni all'anno, molto spesso dobbiamo spiegare in Italia un po' il prezzo dei nostri prodotti e come viene formato, cosa che non succede nel mercato europeo o nord europeo. E purtroppo il mercato italiano è un mercato che è stato molto contaminato dal fast fashion, dai prezzi bassi, e quindi quello che noi anche spieghiamo è che in realtà si tratta di non acquistare quanto acquistiamo adesso, ma di acquistare meno, ma concentrare gli acquisti su qualcosa che ha valore. E non sempre è facile, però nonostante questo la consapevolezza, l'interesse verso queste tematiche è crescente, e comunque per noi l'Italia è il mercato principale, e quindi sicuramente c'è una maggior consapevolezza, una maggiore richiesta di questi prodotti. A volte c'è un po' una barriera che è il prezzo, però se si vogliono fare le cose in una certa maniera, purtroppo noi non vorremmo mai andare a strangolare gli artigiani per rendere un prodotto più competitivo lato di prezzo, reputandolo in realtà idoneo e congruo da questo punto di vista. E state crescendo onestamente, in modo trasparente, secondo le vostre previsioni, o faticate a, diciamo, appunto a crescere a scale? Ma resisto dalla tentazione di usare termini non italiani. Certo. A che punto siete sulla No, in vostra realtà rotta? siamo cresciuti molto, e diciamo, la crescita media annua dal 2018 è di un 80% di crescita anno su anno, e quest'anno abbiamo visto un pochino di rallentamento. L'anno prima in realtà abbiamo triplicato, quindi in realtà il nostro percorso è un percorso molto veloce, e sicuramente stiamo realizzando che anche in un'ottica di accelerare la crescita, di mantenerla come tale, dobbiamo essere bravi e capaci di internazionalizzarci il prima possibile, anche se ora comunque il fatturato estero è maggiore del 30% sul totale. Però sicuramente una crescita all'estero ci permette di rafforzare e allo stesso tempo anche mantenere i nostri valori e rafforzarli. Bene, beh, comunque una bella traiettoria. Allora, siete diventati B Corp. Per chi non lo sapesse, è un percorso che le aziende possono intraprendere per fare profitto senza compromettere la qualità di vita delle prossime generazioni. Ossia, profitto per sostenere, per rigenerare, non per depauperare. In che modo è utile per la vostra crescita essere B Corp? Allora, conoscevo il mondo di Corp prima di fare Rifo, perché ho lavorato prima in Vietnam per un programma delle Nazioni Unite e poi per l'Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, quindi era un movimento che già conoscevo. L'idea di fare impresa in maniera consapevole, con un impatto sociale sostenibile definito, mi era sempre piaciuta. Per noi entrare nel mondo delle B Corp era da un lato un po' mettersi in gioco rispetto agli standard internazionali, e soprattutto far parte di una community. Quindi questi sono i principali motivi. Allo stesso tempo per me anche fare l'audit, il test iniziale per entrare, è stato anche un modo per prendere in considerazione degli aspetti che a quel tempo non consideravo, quindi è stata anche una fonte, diciamo, di apprendimento. E adesso si trovano un po' diciamo, hanno qualche gatta da pelare, perché nel giro di poche settimane 2 B Corp sono state messe, diciamo, sotto la lente e sotto lo scrutinio. Uno, Fileni, per via dell'inchiesta di Report, e l'altro Danone per via della causa di Client Earth, che è un'associazione globale di avvocati che, come dice il termine,
hanno come cliente la terra, e Danone è accusata di non rispettare le promesse sulla riduzione dei materiali plastici. Ma tu, se fossi tu a decidere che cosa faresti? Adesso sono ovviamente, B Corp ha subito risposto che metteranno in esame la cosa, ma di situazioni così ce ne sono sicuramente tante, perché è basato molto su un'autovalutazione. Sì, ci sono degli audit esterni, ma parte da un'accountability, da una come si dice in italiano, Una responsabilità. da una responsabilità che proprio è a livello individuale. Allora, secondo me sicuramente questo è un rischio grande, nel senso che quando incominci a costruire una comunità e una certificazione basata su certi principi e valori, per mantenere l'integrità è importante controllare che questi requisiti siano sempre rispettati. In questo caso io non sarei punitivo, nel senso che la punizione per me sarebbe quella di dimostrare e rispettare entro una determinata di tempo di poter rientrare nella certificazione, perché l'intento non è quello di punire, ma di spostare queste produzioni, queste multinazionali, su produzioni più etiche. Quindi questo forse può, secondo me, anche rafforzare e accelerare questa transizione, perché questo aspetto, questa vicenda negativa sicuramente può metterle in una posizione dove ora adesso devono farlo per forza, altrimenti rischiano di perdere ancora più immagine. Quindi forse vedo anche un po' l'aspetto positivo di questa vicenda, di dire ok, avete dichiarato una cosa che non era vera, adesso però dovete farlo perché altrimenti vi giocate anche la seconda chance e poi non è detto che ci sia una terza. Mi sembra un ottimo approccio, e sono anni che io ripeto in tutti i contesti possibili che ci vorrebbe una sorta di termometro, un'asticella che dice a che punto sei del tuo sviluppo. Nessuno si aspetta che si diventi pienamente rigenerativi e circolari, però poter monitorare il progresso sarebbe importante, eppure questo purtroppo non succede, per cui è un ottimo spunto, e questo dovrebbe riguardare anche chi magari sta ascoltando, chi sta avviandosi verso una trasformazione sistemica del proprio operare, e che sa da dove parte, sa dove vuole arrivare e senza alcun problema dice a che punto è. È molto importante, e questo appunto io ho ancora 3-4 domande. Siete tutti tranquilli o avete... Ok. Vai pure Cristina, ti interrompo solo per dire che ci sono alcune domande in chat, ma appunto come ho riscritto le terremo per il termine. Grazie mille. Bene, siamo contenti che ci siano domande. Scrivete, poi le chiederete. Cosa deve succedere secondo te, Nicolò, per arrivare a un cambio di mentalità che ci porti al punto di svolta? Perché a un certo punto dovremo vedere che stiamo superando la curva e che inizia una leggera discesa, perché adesso più si sale più vediamo salita. Io penso che quando si parla di queste tematiche il potere in realtà sia in mano a noi come consumatori, e quindi siamo noi che tutte le volte che andiamo nel supermercato, nel negozio di abbigliamento, che votiamo per una certa filosofia o per un'altra. Quindi quello che si può fare in questo caso penso sia tornare indietro, nel senso che tornare ad acquistare meno, acquistare meglio e valorizzare di più tutto quello che viene acquistato. E penso che questa sia la prima direzione e forse anche la direzione più importante che possiamo fare per rendere il nostro modello di crescita economica più sostenibile. E allo stesso tempo è molto importante che le aziende ci seguino in questo e che siano disposte ad investire e a informare il cliente di tutte le loro scelte, le loro processi. Però come clienti noi abbiamo il diritto, anzi il dovere di chiedere e di essere informati, e se non lo siamo possiamo tranquillamente non acquistare. Io professo questo di meno è meglio da un sacco di anni, lo vivo, ma devo dire che insomma quando vedo la quantità di
di offerta che c'è ancora sul mercato, non posso non pensare che corrisponda ad una domanda. Comunque, meno è meglio sicuramente. È importantissimo per la crescita di qualsiasi realtà, qualsiasi azienda, di avere una squadra forte. E da quello che ho visto spulciando nei profili dei tuoi collaboratori, avete una bellissima squadra. Come è venuta insieme? Quali sono state le competenze fondamentali per partire? Allora, sicuramente è stata costruita passo dopo passo, quindi mattoncino dopo mattoncino. L'importante è vedere una comunione di intenti e di valori, al di là, diciamo, delle competenze, ma soprattutto ci vuole la volontà di mettersi in gioco, di imparare e di tirare su le maniche. Quindi penso che quello che ci accomuna tutti è che abbiamo tutti la volontà, ma soprattutto crediamo in quello che facciamo. Questo sì, questo arriva. E avete anche creato appunto una comunità di consumatori che coevolve insieme a voi. Cosa imparate da loro e quanto di fatto siete realmente interattivi e più o meno di che dimensioni è questa comunità? Allora, è una comunità che sta crescendo e che sinceramente ci porta tante soddisfazioni, perché quando noi facciamo degli eventi qui a Prato, che siano i Textile Tour dove facciamo vedere la filiera, ed il prossimo a marzo, o facciamo anche degli eventi di co-design e di, diciamo, condivisione della nostra direzione per capire se è condivisa dalla community, arrivano tanti partecipanti, ma soprattutto anche da fuori Toscana, che vengono apposta perché credono nella nostra missione e nei nostri valori. Oggi la nostra community riguarda una newsletter dove abbiamo più di 30.000 persone iscritte, abbiamo canali Instagram che superano i 90.000 follower, Facebook più di 30.000 follower, quindi abbiamo una community che si riconosce in quello che facciamo e che ci stimola ogni giorno, diciamo, a continuare il nostro percorso. E vi incontrate anche fisicamente ogni tanto da qualche parte o no? O siete solo virtuali? No, in realtà lo facciamo fisicamente qui a Prato, facciamo degli eventi dove incontriamo una parte della nostra community qui a Prato. Allora, ultima domanda e lasciamo poi al pubblico di partecipare. E anzi, grazie per la pazienza perché io andrei avanti all'infinito a fare domande. Tu nel profilo del vostro sito sei Nicolò l'Irrequieto. Perché? Perché non sto mai fermo, sono sempre in moto e da un challenge passo, da una sfida passo a un'altra e per me è la mia natura, quindi non riesco mai a avere, diciamo, un'irrequietezza ferma, riesco sempre a essere dinamico. Bene, questo è fondamentale oggi. Bene, allora lascio ai partecipanti di procedere per alzata di mano oppure a Costanza di dirigere il traffico delle domande in chat. Grazie Cristina, intanto vorrei lasciare la parola, rimbalzo la palla ad Elisa Guidi perché magari ha seguito la chat, ci sono 2 o 3 indicazioni se vuole, altrimenti poi leggo le domande. Sì, vabbè, solo 2 cose. La prima che trovo e condivido assolutamente del comprare meno, comprare meglio, che comporta anche produrre meglio e che va bene per il tessile ma va bene per tutti i settori dell'artigianato, cioè l'artigianato deve mantenere un certo tipo, livello qualitativo della produzione, dei materiali e quant'altro, perché in fondo un pochino tutti i settori il consumatore ha rincorso il prezzo, anche alcuni dei nostri settori hanno un po' rincorso il consumatore il prezzo e invece il valore di questi prodotti deve mantenersi, quindi lo sforzo che dobbiamo fare, forse tutti, anche in questo caso come community, quello che sta facendo Niccolò con la sua, di consumatori che condividono, eccetera, ma che imparano anche a comprare meglio, magari meno, dura di più, non lo butto via dopo 2 volte o forse anche dopo una volta che l'ho lavato. Questo per il tessile, ma succede per molte altre tipologie di prodotto, dura di più e quindi anche il valore di ciò che si compra, non soltanto il prezzo, ma anche il valore, la durata e quant'altro. Quindi concordo, tornare indietro. Ecco, ogni tanto dico dobbiamo tornare a una sana economia domestica tipo anni 60, quando la mia mamma aveva
il manuale però effettivamente ora, a parte gli scherzi, ecco, questo comprare solo perché costa poco, poi non sai cosa farne e lo butti, perché tanto è questo, insomma, succede nel tessile, ma torno a dire succede dappertutto, purtroppo. dappertutto, dal cibo a qualsiasi cosa, tante volte è la curiosità, tante volte è quel momento consolatorio che appunto costa poco, e però poi dopo generi scarto e soprattutto si abbassa l'abitudine a acquistare bene. L'oggetto bello, fatto bene, con tutta una serie di valori, e quindi questo sicuramente è molto importante. Altro aspetto che mi ha incuriosito e che poi mi auguro di poter approfondire in successive conversazioni è questo glossario, queste terminologie che ruotano intorno al mondo della sostenibilità e che in realtà, al di là del dilemma tra inglese e italiano, ma hanno dei contenuti molto importanti, per cui questo discorso upcycling, sì, che cos'è? È un percorso creativo, certo. quindi applicabile, anzi che valorizzerebbe sotto tanti aspetti quelle che sono le capacità e uno dei punti chiave dell'artigianato artistico, no? Perché assolutamente c'è la capacità tecnica, ma c'è lo sforzo creativo, perché da un lato c'è un percorso importantissimo, che sia meccanico, fisico, chimico, comunque sia nel riciclo di trasformazione della materia, ritornando a uno stato quasi originario. Dall'altro lato no, dall'altro lato c'è solo e principalmente in primis uno sforzo creativo, no? Quando Michelangelo vedeva la statua nel blocco di marmo, ecco, in questo caso dal paio di jeans o da altro, che cosa la mia creatività può tirar fuori attraverso un percorso che è la mia capacità tecnica di estrarre quell'idea da quel prodotto. Credo che sia un tema per la sostenibilità nell'artigianato eccezionale, perché significa valorizzare appunto alcuni punti cardine. Però detto questo mi taccio e darei la parola ai nostri interlocutori, perché ci sono alcuni interventi molto, molto interessanti. Sì. Secondo me sarebbe anche carino che... Sì, infatti chiedo direttamente, chiedo infatti ad Anna, ad Alfio, insomma, ecco, benissimo, abbiamo il primo volontario. Perfetto, prego Alfio, puoi parlare, devi disattivare il microfono, benissimo. Buonasera a tutti, intanto grazie per il lavoro che fate, che cerchiamo di fare, immagino, tutti quanti. Allora, io scrivevo prima, mi occupo di ecodesign a proposito di strade in salita, quindi cerco di accompagnare le aziende verso tutta una serie di ripensamenti che sono dalla simbiosi industriale, quindi il tentativo di convincere un'azienda a trasformare i rifiuti di un'altra o gli scarti di un'altra in nuovi prodotti e eventualmente, per quanto possibile, fare anche inclusione sociale, cioè subappaltare, diciamo così, una serie di lavorazioni o di interventi a fasce svantaggiate. Questo che a me sembra un percorso sostenibile in realtà è estremamente complesso, è reso sempre più complesso dal fatto che molte aziende sono terrorizzate, letteralmente terrorizzate dal rischio di avere una verifica, un controllo dagli organi di supervisione che possano diciamo, eventualmente valutare un comportamento come quello di trasferire uno scarto da un'azienda all'altra come uno smaltimento illecito, e quindi nel dubbio, nella potenzialità di un controllo, di una sanzione, eccetera, si rifiutano categoricamente di valutare queste ipotesi. In realtà, lo dico diciamo, dal mio punto di vista, c'è una quantità enorme di materie seconde, perché di materie seconde si tratta, veramente straordinaria, che potrebbero essere in alcuni casi pari pari trasformate e recuperate, però in realtà finiscono, come diceva Nicolò prima, o in discarica o in inceneritore, che è una cosa folle, perché poi il problema grave di questo tipo di situazione sono proprio, come diceva Cristina, i volumi, le quantità che sono spaventose,
e di cui, diciamo, l'uomo della strada, diciamo così, non è cosciente. Oltre a questo, secondo me manca anche un sostegno normativo, perché se non c'è modo di distinguere, come dire, l'immondizia da, quindi l'indifferenziato, chiamiamolo così, da un materiale che invece viene utilizzato, è molto complicato. Come dire, praticare una strada del genere. In più, mediare in questo senso rispetto al lavoro di cooperative e imprese sociali è un ulteriore profilo di complessità. Però c'è veramente tanto lavoro da fare. Personalmente credo che meriteremmo un po' tutti come sistema, diciamo, orientato a un passaggio più virtuoso, un'attenzione da parte anche dei legislatori, perché servono in maniera urgentissima, però non mi sembra che si vedano al di là delle bandiere che sventolano, degli interventi che stabiliscano. Abbiamo visto in altri casi che se viene stabilito per legge che la produzione di un determinato articolo deve essere fatta rispettando una normativa, le aziende inevitabilmente si adeguano se vogliono continuare a produrre. Sicuramente il mercato ha la possibilità di decidere, ma oggettivamente va anche detto che gran parte della popolazione, soprattutto i giovanissimi, subiscono invece un'ondata violentissima di, come dire, di marketing aggressivo, ed è a loro in particolare che personalmente io rivolgo la mia attenzione, per quanto possibile con tutto il resto delle attività, perché loro in realtà, nonostante la mole di notizie di cui sono a disposizione, non sanno quasi niente di tutto quello che c'è dietro l'apparenza, e questo è molto grave. Sì, il problema legislativo è cruciale, questo è vero per tutti i settori. Sovente i legislatori non hanno la preparazione necessaria, poi i passaggi sono lunghissimi, pensiamo solo alla legge Salvamare, che è anni che manca di un applicativo italiano per cui i pescatori possano scaricare in porti i rifiuti che raccolgono in mare. Quindi cosa fanno? Li lasciano lì e si accumulano queste moli, così come voi hanno linkato sul blog sempre di Rifo un documentario francese dove finiscono i miei vestiti, che insomma parla molto chiaro sulla filiera inesorabile di questi scarti che neanche nel sud del mondo vogliono. Quindi insomma è però complimenti, perché vanno assolutamente uniti gli aspetti di sostenibilità e sociali. Io avevo moderato a un certo punto una giornata all'ONU di Ginevra sulla moda sostenibile, dove l'aspetto ambientale non era neanche in conversazione, era tutto sull'aspetto sociale, cioè è vera e propria schiavitù ancora oggi. Se le ragazzine sapessero chi ha fatto i loro vestiti, e c'è anche la campagna di Fashion Revolution su questo, chi ha fatto i miei vestiti, che ogni anno sensibilizza, spero che non avrebbero il cuore di comprarli e di indossarli, per cui insomma non si può che perseverare. Grazie per aver condiviso la sua esperienza. Grazie Alfio, grazie Cristina. Grazie allora, mille, nel Alfio. frattempo invito gli altri o chiunque, insomma, i partecipanti ad alzare la mano, a porre le domande. Nel frattempo ti leggo io, Cristina, una domanda che ci hanno scritto. Buonasera, sono Anna. Come dicevo, lavoro alla lana cardata. Ho scelto di farlo per recuperare la filiera lanifera italiana, sentendo la necessità e l'importanza di creare economia circolare. Mi chiedo e vi chiedo perché ad oggi la lana, e qui magari chiedo a Lisa anche, a livello italiano ed europeo è considerata tuttora uno scarto, rifiuto speciale e non una risorsa? Esistono novità legislative europee a tal riguardo? Vuoi partire tu, Nicolò, o Elisa? Allora, quello purtroppo è un grande ostacolo al momento,
perché tutto quello che è rifiuto tessile viene considerato rifiuto e non bene economico. Quindi questo vale non soltanto per la lana, ma anche per altre materie prime, e speriamo che questo venga cambiato a breve. Sicuramente ci sono dei passi in avanti con la direttiva che ha citato anche Cristina prima e che viene citata nel nostro blog, ma ancora non c'è riconoscimento del rifiuto tessile come subito un bene economico e quindi deve passare dalla filiera della gestione del rifiuto, che è abbastanza complessa. Speriamo che con le nuove direttive europee questi vincoli burocratici vengano meno, così da poter stimolare ancora di più queste produzioni. Sì, ricordiamoci che le direttive europee necessitano di un applicativo nel nostro paese e questa è la tragedia. Quindi questo è tra l'altro è il problema di cui ci parlava Alfio prima, cioè il fatto che la gente è terrorizzata di mettere le mani su un rifiuto che è classificato come tale. Elisa? No, è assolutamente esaustivo, questo tema è presente da tantissimo tempo, ci sono state anche delle esperienze anche in Toscana col CNR sostenute da centri di ricerca e quant'altro per il riutilizzo di queste lane autoctone che non tanto per l'abbigliamento perché diciamo bucano, però per altri fini e quant'altro, ma c'è sempre il problema che questo tema diciamo, della legge in questo senso che è chiara in senso negativo, e dall'altro noi abbiamo fatto un incontro qualche mese fa, siamo partiti dalla ceramica, ma insomma siamo arrivati anche a elementi di arredo urbano e quant'altro con elementi di recupero, riciclati, riutilizzati, quel che si vuole. Il tema qual è? È che quell'oggetto realizzato con materiali di recupero e quant'altro non ha le certificazioni dell'oggetto prodotto in industria e di conseguenza, anche se per dire vengono donati all'ente pubblico per utilizzi qua, non possono essere utilizzati perché non esistono forme di certificazione sulla sicurezza, sanità e quant'altro per l'oggetto, per il prodotto realizzato riciclando, riutilizzando materiali di scarto. In quel caso si parlava di legname, addirittura tagliato dagli alberi dei parchi pericolanti, per cui c'era anche tutto un elemento di bonifica e quant'altro, però non riutilizzabili perché mancanti delle necessarie certificazioni. Quindi questo tema è un tema che poi alla lunga un certo tipo di percorso su larga scala lo blocca, cioè il tema legislativo è indubbiamente significativo. Questo però è un po' più complesso da affrontare. Sì, abbiamo uno strumento che sono le petizioni. Io sono una grandissima sostenitrice, cioè Avaz, che è una piattaforma che esiste da tanti anni, che ha un impatto, change.org è un'altra. E, quando si mette così come il crowdfunding, e Nicolò senza quello forse non sarebbe partito coi tempi in cui è partito, ma i cittadini hanno modo di esprimere la loro voce e di fare delle richieste. Quindi magari si può pensare di far partire una campagna appunto sì, anche perché una petizione affinché si acceleri, diciamo, la filiera di autorizzazione per recepire un rifiuto e metterlo in un ciclo rigenerativo, dividendolo ovviamente poi per categorie, per cui diventa di nuovo. E invece, agganciandomi un attimo allo spunto di prima di Elisa, Nicolò, fatelo voi, io lo dico da tanti anni, poi alla fine insomma fatelo un glossario comunque perlomeno per i termini che riguardano il vostro comparto, la vostra industria. Semplicemente parola uguale e significato in una riga in italiano, con magari anche una proposta di 2 parole che possono essere utilizzate al posto di quella in inglese. Bene, ci sono è una cosa che avevamo fatto e che possiamo riprendere. Abbiamo fatto sui social sui termini, diciamo, della rigenerazione delle fibre, ma possiamo farlo. In realtà stiamo anche lavorando su creare un'alleanza per la moda sostenibile in Italia, così che poi gli interessi delle vari brand, delle varie associazioni convergono in un'associazione e che poi possa fare
leva sulla politica. Certo, certo. Sì, vado avanti velocemente con le domande. Agganciandosi a questo discorso sulle legislazioni, ci chiedono cosa esisteva nel settore dell'arte riguardo il recupero di materiali allestitivi e di trasporto. Ad esempio, porta un caso della Francia dove cominciano ad esistere dei posti che recuperano le casse, le strutture per poi essere riusate, ma non vengono proprio ancora trasformate. Esistono delle iniziative simili in Toscana o in Italia? Io non ne sono a conoscenza, Cristina. Nemmeno io. No, io so solo di, diciamo, forse una delle cose più tipiche, ma anche più banali, è la trasformazione dei pallet in mobili, ma anche lì c'è un problema di qualità del materiale, per cui chi fa i pallet senza un uso massiccio di sostanze chimiche può pensare poi di trasformarli in allestimenti o cose, ma altrimenti è più difficile. Però insomma ci sarà, spero, un'agenzia che va nelle fiere, negli eventi a raccogliere le cose, rigenerarle, pulire i chilometri di moquette che ci sono. Pensate solo a quello. Quindi se non esiste, fatelo. Questo può essere uno spunto. Qualcosa io avevo sentito a livello di Biennale di Venezia, quindi un po' di ciclo di recupero degli allestimenti e reimpiego degli scarti, però ecco, è un po' di tempo che non seguo le cose. Non so, Elisa, dicevi No, appunto? non so niente in questo senso. Il mondo delle fiere ha delle caratteristiche, sai, la Biennale dell'Arte è una mostra d'arte, se pensi a una grande fiera come Maison Objet, il Salone del Mobile o quant'altro, se si escludono pannelli, luci, eccetera, eccetera, che sono tutti materiali riutilizzati e riutilizzabili, al limite riverniciati, è difficile che gli allestimenti che insomma hanno un certo onere economico vengano distrutti, e invece tutto quello che diceva Cristina, cioè tutto il tema delle pavimentazioni, moquette e tutta la plastica che viene messa sopra la moquette, eccetera, eccetera, quella no, che io sappia non avranno sistemi di smaltimento in qualche modo normati, ma non credo che ci siano grandi operazioni di riciclo. Nel mondo dell'arte non lo so, anche il pallet è un rifiuto speciale, per esempio. Sì. Quindi va capito. Allora, se siete d'accordo darei la parola a Daniela che ha alzato la mano, poi continuo con le domande sia nel box e nella chat. Grazie per essere intanto così tanto attivi e prodighi di commenti. Daniela, prego. Buonasera, mi sentite? Scusate perché mi sentite? Non so se ho attivato correttamente l'audio. Perfetto. Okay. Scusate. Allora, io innanzitutto mi occupo non di tessile, però cerco di seguire un po' tutto quello che ha a che fare con il mondo della sostenibilità per cercare di metterlo dentro il mio lavoro. Io nello specifico mi occupo di recuperare tutto quello che è il mondo delle vecchie lampade industriali, quindi tutte le lampade di lavoro, quindi tutte le vecchie fabbriche dismesse, parliamo di luci cinematografiche, teatro, e io recupero questi pezzi e li restauro in restauro conservativo. Quindi cerco nella mia attività di, oltre al recupero degli oggetti, di avere un approccio assolutamente non industriale, nel senso che io faccio solo lavorazioni a mano, non faccio né verniciature né sverniciature industriali, quindi è un processo assolutamente artigianale che io faccio su questi oggetti e cerco di valorizzarli al massimo come pezzi di design che possono
veramente sostituire quella che è una produzione, diciamola, moderna. Ecco, quindi un lavoro su un recupero storico, però cerco di avere veramente un approccio di lavoro artigianale su questi pezzi e di valorizzazione importante. Allora io mi chiedevo questo, perché ovviamente tutti quanti dicono che fanno sostenibile, che fanno economia circolare, perché ovviamente è, diciamolo, anche il trend del momento, oltre che l'interesse da parte di tutti noi di cercare di fare magari nel nostro piccolo la nostra parte. Allora io mi chiedevo qual è, se c'è da parte mia, nel mio processo di lavoro, la possibilità di dire io lo faccio davvero questo processo, c'è qualcuno che, come dire, certifica il lavoro di un artigiano che sia effettivamente sostenibile e che possa essere un fiore all'occhiello di questo artigiano, dire io, diciamo così, sono certificato come un artigiano che veramente lavoro in un modo sostenibile. Questa era un po' cercare di capire se nel mercato esiste una modalità per differenziarsi da chi lo dice e invece magari certificarsi come artigiano effettivamente, diciamo, ecologico, sostenibile. Sì, rispondo io, perlomeno per mia conoscenza. Ci sono delle certificazioni nazionali e internazionali, però proprio a livello sull'artigianato non ne conosco in particolare qualcuna che può valere anche a livello globale. Ci sono tante piccole certificazioni che uno può prendere sull'utilizzo di alcuni materiali. Penso l'unica certificazione come azienda, ma non come artigiano, sia quella B Corp, quella che sia un po' più olistica. Poi non ne conosco altre per realtà artigiane. Va bene, Sì, allora cercherò di capire se ci saranno delle modalità, perché effettivamente ora un po' tutti si fregiano di essere sostenibili e chiunque può dire la sua. Quindi anche soprattutto per il lavoro artigianale che c'è in Italia, che è un bene assoluto, secondo me, perché la capacità artigianale dell'Italia è assolutamente tra le prime in assoluto. Sarebbe interessante che qualcuno potesse in qualche modo accertare che il suo lavoro è effettivamente ad opera d'arte, insomma, ecco. Va bene, io comunque vi ringrazio della risposta. E comunque ci sono tutte le varie certificazioni ISO che sono quelle obbligatorie, comunque sono delle vere certificazioni, lì ci sono degli audit esterni, vengono degli esperti, guardano, diciamo, la salubrità o la giustezza dei processi, quindi quello può essere un modo per, come dire, per fare certificazioni che sono comprensibili nel mondo e che non si occupano magari dell'intero processo, ma che possono dare una fotografia su alcuni passaggi chiave, che sono il consumo di energia, che sono appunto la qualità dei materiali, ma immagino che lei abbia diciamo, si rivolga al consumatore attraverso vendite dirette, oppure dove si diventa poi anche, forse quando si è genuini, questo arriva, per cui intanto faccia fiducia su se stessa come veicolo, diciamo, di certificazione di processo. Poi se guarda appunto il mondo un po' meno diciamo sexy delle certificazioni, quelle però fanno il loro lavoro. Grazie Cristina. Allora, intanto abbiamo solo 15 minuti, quindi direi di condensare poi tutte queste domande. Ovviamente Artex rimane a disposizione se altre domande arriveranno per email o vogliamo, ecco, lasciare anche la possibilità nei contatti dei rispettivi siti web per ulteriori approfondimenti. Ci chiedono di nuovo appunto come si può a livello artigianale dimostrare il livello di sostenibilità aziendale con una classificazione tipo a grafico simile alle certificazioni energetiche. Questa è una proposta, insomma, simile agli elettrodomestici o per gli edifici. Ecco, quindi credo che si possa raccogliere questo spunto legandolo anche all'intervento di Daniela per cercare poi di indagare, aprire la strada e di indagare
sulla possibilità di stabilire questo tipo di certificazioni, sia legali sia comunque di autenticità e qualità dei propri prodotti. Ci chiedono se ci sono per Nicolò, se interpreto bene la domanda in inglese, non so se poi riesci a leggerla anche tu. Rita ci scrive che utilizza già degli scarti di produzione di fibre o tessili, credo, italiani. Utilizza un catalogo di questi scarti per creare dei nuovi tessuti, chiedendo ecco, che non siano incollati tra di loro, quindi si possono riutilizzare. Chiede se esiste una piattaforma dove si possono trovare questi scarti per essere acquistati. Che io sappia no, penso ci sia, però non è il mio campo, quindi non sono così informato di questo. Sicuramente ci sono realtà che rivendono gli scarti, e in Prato ce ne sono tante, però che ci sia proprio una piattaforma non lo so. Ok. Grazie mille, indagheremo, comunque indaghiamo tutti perché poi mettere in rete le risorse è ciò che fa la differenza anche soprattutto nel campo dell'artigianato. Ci chiedono inoltre, ma così e poi vi lascio la parola, se conoscete Paneco, che è un prodotto giapponese di pannelli tipo compensato ottenuti da vestiti riciclati, tritati e compattati. Molto interessante, ho pensato possa essere utile da sapere e conoscere per le aziende che ci seguono, insomma. E hanno presentato il prodotto al Salone del Mobile dello scorso anno. No, io non lo Stanno cercando conosco. partner in Italia, quindi se ti può interessare, a chi può interessare. Prego, Cristina. No, per rispondere, allora, esiste, Elisa, eravamo insieme, allora c'è una guida, diciamo, per artigiani che vogliono avviarsi in un processo di maggiore sostenibilità, che è quella che ha scritto Irene Ivoi. Irene Ivoi, Quindi infatti. quello credo che meriti di essere, diciamo, come dire, portata alla vostra attenzione perché è ben compilata, è chiara e tocca i punti fondamentali. Poi sì, ci sono delle piattaforme che vendono sfridi industriali, però vanno cercati, non ne ho una in mente. So che anni fa ne avevo trovata una, avevo anche interagito con loro, ma al momento non mi ricordo come si chiama. No, io non conosco Paneco. Però comunque stanno nascendo tutte queste nuove Sì, attività e quindi bene essere informati. Prego Elisa. No, stavo riflettendo che, ecco, come abbiamo visto, siamo a Eindhoven, che è stata molto interessante, tutto ovviamente centrata assolutamente sulla sostenibilità. Credo che noi in Italia dobbiamo fare un passettino oltre perché è tutta roba talmente brutta che nessuno ne comprerà mai nemmeno un pezzetto e quindi sono tutti esperimenti teorici che no, ora riflettevo su questi pannelli, non li ho visti e non voglio giudicare, però in molti casi ci si basa su un fattore importantissimo della sostenibilità, ma non si fa quel passaggio, non si sale lo scalino successivo che porta poi alla sostenibilità veramente nella vita quotidiana, perché si assume delle sembianze di oggetti o di prodotti come se i maglioni di Nicolò, le maglie di Nicolò o le tovaglie che peraltro ho visto adesso fossero inguardabili. Bene, è interessante il percorso, culturalmente valido, però non ha un mercato. Ecco, in molti casi, in tanti paesi, soprattutto abbiamo visto molti prodotti del nord Europa, ci si preoccupa del concetto ma non si sviluppa assolutamente la forma. Questo secondo me è un limite anche nella diffusione e nella vendita del prodotto sostenibile, perché non è utilizzabile. Ecco, no, questo era semplicemente riflettendo sui pannelli, perché non è che se prendi il legno fai il pannello di questi magari sono bellissimi, o altri prodotti li pressi e li metti lì e dici ci ho fatto un tavolo. No,
la parte del progetto, credo che anche il tema del design per la sostenibilità sia progettare anche per il fine vita e quant'altro con una forma che renda l'oggetto utilizzabile, perché altrimenti è, torno a dire, un divertissement teorico, ma non un qualche cosa che possa mai avere un mercato, al di là del costo, ecco. E infatti mi viene in mente che c'è una certificazione che forse è quella più seria e nasce diversi decenni fa, che è quella del cradle to cradle, che significa dalla culla alla culla. È la più seria e rigorosa certificazione di economia circolare. Anni fa avevo intervistato il fondatore e avevo guardato il grande database di prodotti certificati, quelli che erano, diciamo, esteticamente gradevoli per il nostro gusto non erano tantissimi, però c'è quella certificazione lì. E per quanto riguarda materiali c'è un database italiano, c'è quello internazionale che si chiama Material Connection e quello italiano che si chiama, Dio, c'ho un buco mentale, Matrec. Matrec è un database di materiali di riciclo, quindi non gli sfridi, ma insomma se uno vuole già partire con un semilavorato o un materiale che nasce secondo i corretti dettami, Matrec, che matrec.it, merita di essere guardato. Poi via via che citate le varie fonti, io comunque metto il link in chat e vedo che anche chi ci segue lo sta facendo, quindi vi ringrazio per questa condivisione di materiali. Abbiamo una domanda, credo sia rivolta a Niccolò. Avete rapporti con l'università e se sì, quali? Sì, abbiamo rapporti con l'Università di Firenze. In realtà il programma che abbiamo fatto Accelerazione era stato supportato da il Dipartimento di Ricerca dell'Università di Firenze, quindi sin dagli inizi abbiamo degli ottimi rapporti con l'Università di Firenze, ma anche con altre università. E per noi è importante, insomma, mantenere questi rapporti sia con l'università in generale, ma anche con la ricerca. Grazie. Al momento non abbiamo altre domande, quindi io ricordo soltanto un dato tecnico, appunto, che la diretta sarà disponibile sul canale YouTube di Artex, quindi potrete rivedere e diffondere queste pillole molto interessanti sulla sostenibilità con applicazione concreta nel campo dell'artigianato artistico. Chiedo se ci sono altri interventi, vi ricordo anche l'appuntamento della prossima settimana, che poi Elisa ci illustrerà meglio, ma dove avremo altri due esperti, un esperto e un caso studio, di nuovo, per parlare in questo caso di sostenibilità sociale e inclusione. Sì, la nostra idea, ma solo una parola, è appunto di cominciare a affrontare il tema della sostenibilità in pillole molto interessanti come quello di stasera, affrontandolo da vari punti di vista, con esperienze anche del territorio che possono essere anche di stimolo a riflessioni come lo è stata stasera quella di Niccolò. E tra l'altro ho trovato molto interessante anche tirar fuori quelli che sono i limiti, cioè tutti gli sforzi che vengono fatti, poi il tema della certificazione, il tema delle terminologie, in fondo anche il tema dell'approvvigionamento dei materiali per l'economia circolare. Quindi è vero, se ne parla tanto, ma le lacune, quantomeno nell'informazione, è importante perché sono temi che vengono fuori dal quotidiano, dall'esperienza professionale. Per noi è importante però capirlo in modo tale che possiamo orientare anche quelli che sono le nostre ricerche e la possibilità di fornire informazioni. Però ecco, emerge chiaramente che appunto lavorando quotidianamente i temi ancora da chiarire o quantomeno da mettere in rete come informazione sono tanti. Quindi per noi per prime è importantissimo questo confronto con voi, questo incontro con voi, e devo dire vi ringraziamo tantissimo per tutto il tempo che ci avete dedicato e per le esperienze che avete messo a nostra disposizione. Sicuramente riapprofondiremo alcuni dei temi che sono emersi stasera nei mesi successivi, perché credo che siano importanti per
facilitare un percorso nel tema della sostenibilità per il settore dell'artigianato artistico e tradizionale nel suo insieme. Dovrebbe uscire poi, come dicevo prima parlando tra noi, dovrebbe esserci a breve un bando del Ministero della Cultura con fondi PNRR proprio a sostegno della transizione digitale. Adesso è già attivo adesso è già attivo uno sulla transizione digitale, a breve ne dovrebbe uscire uno sulla transizione sostenibile, quindi affrontando temi della sostenibilità, economia circolare e quant'altro, sempre per il settore delle industrie culturali e creative. Quindi ecco, chiarire anche questi punti può aiutare i nostri interlocutori, le nostre aziende e noi che comunque facciamo un ruolo di soggetto intermediario anche a sapere come mirare anche su questi fondi che possono essere messi a disposizione, che vengono messi a disposizione per aiutare le imprese a seguire un certo percorso, un percorso che però forse ancora, almeno per noi, è da capire bene come possa essere indirizzato. Quindi questa nostra discussione per noi è fondamentale. Torno a dire, cercheremo di approfondire altri temi anche proprio in una logica pratica che possa aiutare poi, anche utilizzando bandi e finanza agevolata, a supportare realmente questa transizione in maniera pratica, ecco, quotidiana e lavorativa. Quindi io vi ringrazio veramente tantissimo e ringrazio tutti i nostri ascoltatori. È stato un piacere e penso, Niccolò, che ci vedremo al tour. Così, perfetto. Sì, mi piacerebbe molto vedere questo percorso. Sì, c'è a marzo e poi a maggio. Benissimo. Benissimo. E allora ti verremo a trovare. Sì. Cristina, grazie, è stato veramente un piacere e un onore, e a presto, prestissimo. E niente, ci vediamo la prossima settimana. Grazie mille. Va bene. Buona serata. Grazie mille, è stato un piacere, grazie.